Benvenuti al primo incontro di come superare il blocco dello scrittore. Partiamo dall'inizio. Come nasce l'idea di un'opera? Ci sono moltissimi modi. Ci sono scrittori che partono da un fatto di cronaca, da un ricordo personale, da una fotografia. Non importa veramente da cosa si parte. Quello che è importante è che partiamo da un'immagine che sentiamo in modo diverso dalle altre. Sentiamo che questa immagine, questa sensazione non vengono dal nostro solito corso dei pensieri. Sentiamo che vengono da qualcosa di più grande. Vengono dal mondo dell'immaginario, da quello che Robert Holland Butler definisce il magma. Possiamo immaginarlo come un grande magazzino che sta in fondo alla nostra mente. E lì ci finiscono i ricordi, i pensieri coscienti, quelli inconscienti, c'è un po' tutto dentro. E va a finire in questo grande magazzino che è il contenitore in cui le idee ribollono in modo magmatico, confuso. È da qui, è dal mondo dell'immaginazione che lo scrittore trae il materiale della sua scrittura. Ed è sempre da qui che il lettore trae poi le sue emozioni, le sue immagini, con le quali ricostruirà nella sua mente il mondo che lo scrittore ha messo sulla pagina. Facciamo l'esempio di uno scrittore italiano che è stato in Giappone e vuole raccontare di una particolare strada che ha visto. Lo scrittore italiano prenderà questa strada giapponese e la smembrerà in tanti dettagli, poi ne prenderà soltanto alcuni. Perché proprio quelli? Per tutta una serie di motivi che magari non è nemmeno dato conoscere, non è importante saperlo, dipenderà dal momento particolare in cui sta scrivendo, da quelli che sono i suoi condizionamenti. Lui prenderà tutto questo e ricostruirà sulla pagina una strada che ovviamente non ha molto a che vedere con quella reale, sarebbe impossibile del resto. Quindi sulla pagina c'è una specie di ricostruzione fatta di pochi dettagli importanti. Il lettore prende questi pochi dettagli importanti e li ricostruisce nella sua mente attraverso quelli che sono i suoi gusti, i suoi ricordi, quello che è il suo stato d'animo del momento. E quindi la pagina che il lettore avrà nella mente sarà qualcosa che viene dal suo mondo dell'immaginazione. Il mondo della fantasia dello scrittore e il mondo della fantasia del lettore si incontrano sulla pagina. È importante riuscire a connettersi con il mondo della propria immaginazione, perché è a questo livello profondo che avviene poi la connessione con il lettore. Uno dei problemi che si può avere in questa fase iniziale di scrittura è proprio perdere il contatto con questo magma, non riuscire più a trovare una connessione fra la nostra scrittura razionale e il mondo dell'immaginazione dalla quale questa deve venire. Come si fa a tornare in contatto col mondo della propria immaginazione? Occorre trovare questo canale, chiamiamolo il canale dell'ispirazione, che va dalla vostra coscienza fino al mondo dell'immaginazione. Questo canale è quello che ovviamente fa arrivare poi il materiale più profondo, più potente, che è nascosto in questo ribollire di immagini, di ricordi e di sensazioni dalla vostra mente fino alla vostra consapevolezza. Perché questo avvenga il canale deve essere libero. Se non riusciamo a portare questo materiale magmatico dalla profondità della nostra mente fino alla coscienza, continueremo a sentire una specie di pressione, una specie di disagio, perché questo è materiale che deve trovare uno sbocco, deve trovare il modo di essere espresso. Perché il canale resti libero e questa operazione sia possibile, dobbiamo legare e mettere in un angolo la parte razionale della nostra mente, quella che sceglie, quella che giudica, quella che limita, quella che ci dice questa cosa non serve, questa cosa è scritta male, questa cosa è incoerente. Niente di tutto questo ci serve in questa fase di scrittura. In questa fase di scrittura ci serve soltanto di tenere libero il canale che dal mondo dell'immaginazione fa risalire il magma fino alla superficie, fino alla nostra coscienza. Quindi, come primo esercizio, alla fine di questo incontro, io vi propongo di raccogliere il materiale che viene dal mondo della vostra immaginazione, in modo molto spontaneo, senza porvi nessun tipo di problema. Avete un'immagine forte, avete una sensazione che non sapete ancora cosa diventerà, vi viene in mente un personaggio o anche un finale, oppure tutta la trama, va bene tutto. L'importante è
come raccogliete questo materiale in questa fase. Quindi non tanto cosa pensate, che cosa scrivete, ma come lo fate. Lo dovete fare senza giudizio di alcun tipo. Dovete lasciarvi andare a una scrittura quasi automatica, che semplicemente si limita a raccogliere questo materiale, a fermarlo sulla pagina oppure su un altro tipo di supporto se la pagina vi blocca, ad esempio parlando in un registratore o facendo un disegno. Non dovete porvi nessun tipo di problema, perché quello che voi avrete scritto alla fine dei nostri incontri sarà del tutto diverso, non avrà niente a che vedere col materiale che state raccogliendo ora. Quindi non vi ponete nessun tipo di problema estetico, di giudizio, morale. Adesso dovete semplicemente raccogliere. Poi vedremo nel prossimo incontro cosa fare del materiale raccolto. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.